Aiuto ragazzi, sono letteralmente schiacciato dal peso del drone perfetto, ma spostiamolo un attimo perché in questo video voglio parlare un po' con voi. Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele. Finalmente siamo arrivati a quel periodo dell'anno in cui arrivano i nuovi droni più attesi in assoluto, ovvero quelli della DJI. In caso abbiate vissuto su Marte, nel corso delle ultime settimane è già trapelato in rete il DJI Mini 3 che dovrebbe essere presentato nel giro di pochissimi giorni. Io penso massimo per inizio maggio. E come ogni anno siamo tutti belli carichi di aspettative che speriamo non vengano disilluse. Nei commenti dei miei video, delle mie recensioni, ma anche sul mio gruppo Facebook, giornalmente in tanti mi chiedete consiglio su quale drone acquistare e puntualmente il consiglio più gettonato è ovviamente DJI Mini 2, DJI Mini SE o in alternativa il Fimix 8 Mini che vedete lì dietro alle mie spalle. Droni sotto i 250 grammi che ci permettono di volare quasi praticamente ovunque senza troppi vincoli, senza dover conseguire il patentino che comunque è gratuito, ve lo ricordo, dal portale lussemburghese, e quindi sono droni adatti per un uso ricreativo, hobbistico e molto gettonati. In tanti riponiamo molte aspettative sul DJI Mini 3 che dopo diciamo il mezzo passo falso dei droni Autelivon Nano e Autelivon Nano Plus che non hanno riscosso a mio parere un grandissimo successo, forse a causa della distribuzione un po' scarsa di problemi di gioventù, in tanti aspettiamo il nuovo mini drone della DJI che finalmente dovrebbe essere provvisto di sensori anticollisione, Active Track e tutte quelle caratteristiche che in tanti aspettiamo e richiediamo a gran voce a DJI da svariati anni. Finalmente ci siamo. Purtroppo però c'è una nota stonata, ovvero il prezzo, che temo, come è successo durante la transizione dal DJI Mini Mavic Mini al DJI Mini 2, il prezzo aumenterà considerevolmente. Secondo me ci avvicineremo attorno ai 600 euro per la versione base, 700 euro per la versione combo, a patto che non vengano rilasciate magari ulteriori versioni senza sensori anticollisione, con qualcosina in meno, qualcosina in più, insomma staremo a vedere, ma temo che i prezzi aumenteranno e si avvicineranno molto a quelli del DJI Air 2 e non so quanto questo possa essere saggio da parte della DJI che rischia di entrare in conflitto, in competizione con i suoi stessi droni, quindi staremo a vedere. Ma la domanda che voglio farvi in questo video non è tanto se aspettate oppure no il DJI Mini 3 e la risposta è sicuramente affermativa se amate questo mondo, questo hobby, ma bensì secondo voi oggi quale sarebbe il drone perfetto? Che caratteristiche dovrebbe avere un drone per essere considerato il drone perfetto? Provate a immaginarvi ingegneri della DJI, della Parrot, Unique o di qualsiasi altro marchio di droni per un istante. Quali novità tecnologiche apportereste al drone perfetto? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto ragazzi e parliamone insieme. Dopotutto nel corso degli ultimi 4-5 anni abbiamo assistito a un'evoluzione repentina dei droni. Pensiamo al DJI Phantom solo 4-5 anni fa al massimo, era un drone rivoluzionario nonostante le dimensioni importanti, quasi quanto lo scatolone che vi ho mostrato poco fa, e oggi siamo arrivati a questo coso qui. Anzi ragazzi, per farvi un esempio, perdonatemi se esco dall'inquadratura, questo è il Mi Drone 4K che a lungo è stato considerato l'unica degna alternativa economica o quasi al DJI Phantom. Lui è ancora un drone mastodontico che io amo, aspetto sempre una nuova versione ma non penso arriverà mai purtroppo, guardate, siamo passati da questo a questo nel giro di pochissimi anni ragazzi, e questa è stata un'evoluzione tecnologica velocissima, a mio parere tra le più rapide in assoluto, ma che si è un po' arenata da un paio di anni a questa parte, o meglio da quando è arrivato il DJI Mavic Mini. Dopo il primo modello della nuova serie fortunata della DJI si sono tutti un po' omologati a questa filosofia, droni super leggeri, piccolini, pieghevoli, e ora si cerca solo di migliorare magari un po' la cam, si migliorano un po' i sensori anticollisione, ma novità importanti non ne vedo poi così tante. Siamo passati da droni grandi, siamo passati a droni
più piccoli, siamo passati a droni con bracci pieghevoli, a droni sotto i 250 grammi e ora stazioniamo un po' lì. Quindi voi quali novità portereste per sbloccare la situazione? Si sta ripetendo un po' quello che abbiamo visto con il mercato degli smartphone, passati prima dai cellulari agli smartphone, poi abbiamo iniziato a rendere il display sempre più grande, i bordi sempre più sottili e ora ci stiamo limitando a portare le fotocamere ad un livello sempre più alto, ma l'evoluzione tecnologica, ok, processori a parte che sono sempre più potenti, diciamo che è sempre quella. Bene ragazzi, vi aspetto in tanti qui sotto nei commenti. Secondo voi quale sarebbe oggi il drone perfetto? Parliamone insieme, in descrizione video vi lascio i link per entrare nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Entrate, ci siamo tantissimi e parliamo ogni giorno di droni e tanto altro. Un po' di link per acquistare alcuni droni che vi consiglio, come i droni da linea DJI e vari accessori consigliati, oltre al link per il mio canale Telegram ufficiale TechBase Deals, dove siamo già oltre 30.000 e giornalmente vi pubblico le migliori offerte e coupon dedicati ai droni e tanti altri prodotti dal mondo della tecnologia. Bene, questo è tutto, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!